Oggi vi voglio proporre una collana realizzata con il filo di alluminio. Faremo degli intrecci come abbiamo già visto nel video del ciondolo. Iniziamo. Allora, prendiamo il filo di alluminio, vedete è molto flessibile. Considerate che io voglio realizzare una collana girocollo, quindi più o meno io considero 20 centimetri di filo. Questo per regolarvi per il girocollo, perché poi andremo ad attaccarci la catena. Quindi prendiamo il filo e iniziamo a fare un piccolo giro qui che poi ci servirà per attaccarci la catena. Allora, abbiamo detto quindi all'incirca 20 centimetri. Proseguiremo poi intrecciando, quindi tagliamo qui, non ci serve adesso l'altro cappio dall'altra parte. Taglio qui ed incomincio ad infilare. Io, vedete, ho preparato delle perle grigie perché ho scelto questo colore, però ovviamente scegliete voi in base al vostro gusto, a quello che vi serve, a quel colore che vi piace. Tiro e incomincio a girare, vedete, a torciglio e continuo. A me piace sfalsato, vi faccio vedere man mano, Quindi abbiamo detto continuo, cerco di mettermi dietro per farvi vedere meglio l'intreccio, quindi vedete io affianco un filo all'altro e ruoto e continuo. Col filo più corto, questo lasciatelo. Possiamo dargli la forma che vogliamo, E continuo. Io continuo un altro po' con quelle grigie, poi fra poco inizierò, attenzione che si è aperto qui il cappio, allora a questo punto si apre, cerco di arrotolare qui, ricordate sempre questo più corto, questo lasciamolo, quindi lo porto sotto e continuo, abbiamo detto, con le perle grigie. Inizio ad inserire qualche perla bianca. E continuo. Io adesso vi faccio vedere una parte ancora. Ripasso questo filo qui, comincio a prendere le perle sempre bianche anche di altre misure. Fate attenzione ovviamente al foro perché deve entrare qui. Allora, vedete qui è rimasto poco filo, potrò prendere un'altra perla, non di più, e continuerò ad attaccare un altro pezzo di filo metallico. Questo, ripeto, è alluminio,
Se non riuscite a ruotare, vi potete pure aiutare con delle pinze. Ecco qui, man mano aggiustiamo a nostro piacere. Allora, abbiamo detto, prendo un altro filo, un pezzo di filo metallico, e ne taglio un altro pezzo. Allora, qui cercherò di intrecciare passando all'interno per far sì che l'aggiunta non mi dia fastidio, quindi ruoto e lo vado ad incastrare tra le perle. Aiutiamoci anche con delle pinze, perché comunque il metallo potrebbe darmi fastidio ed è brutto se si vede. Ecco qui, abbiamo aggiunto un altro pezzo di filo. Vedete, in questo caso è quello più lungo, questo è quello sempre per tenere presente di quanto dobbiamo andare avanti. Allora, continuiamo ad infilare quindi delle perle grigie. Continuiamo quindi ad intrecciare. Vi faccio vedere poi, una volta finito di arricchire, come chiudere. Allora, siamo arrivati a metà della collana. Che faccio? Ho tagliato un pezzo di filo, faccio un cappio e lo ruoto. Qui vado ad attorcigliare e a bloccare il filo. Vedete? Qui continuo a ruotare e tiro su il primo filo, ruoto intorno ed iniziamo adesso ad infilare di nuovo anche di qua le perle. Quindi inizio, tengo qui con una mano e ruoto. Questo rimarrà dietro e continuo come abbiamo fatto dall'altra parte. Quindi continuiamo con le perle. Cercando di nascondere questa aggiunta, diciamo, dall'altra parte. E continuo con qualche perla bianca. Filo. Che succede? Alle volte capita che per come è stata tagliata possa dar fastidio, quindi cerchiamo di limare un po' la punta e riproviamo. Non mi sono persa la perla, vabbè. Allora, ecco, è entrata.
qui e continuiamo come abbiamo fatto dall'altra parte. Ovviamente poi man mano utilizzerò anche quest'altro filo, quindi questo ci servirà più che altro da guida e attorciglieremo poi il filo sopra e sotto. Quindi per esempio qui io per dare più stabilità lo passo sotto e lo riporto e volendo posso anche passarlo in mezzo alle perle, vedete così, e vado avanti. Allora, quindi vedete abbiamo terminato, vedete anche come dietro, quindi fate attenzione, i fili devono rimanere incastrati. Abbiamo i due cappietti, uno qui e un altro qui dietro nascosti. Allora, regolatevi in base a come volete lunga la catena, di conseguenza, quindi la collana, e decidete poi quanto lunga la catena, quanto la volete intorno, per capirci, intorno al collo. Allora, io posiziono qui per farvi vedere la catena. Queste sono delle maglie che ho lasciato aperte e le andrò a mettere qui. Quindi vedete qui passo e vado a mettere la restante catena. Io ho preferito prendere una catena fina, anzi non l'ho trovata ancora più sottile, forse sarebbe più carina perché la vedo abbastanza elegante come collana, anche se volendo anche con una camicia bianca e dei jeans è carina. Vado a chiudere, ecco, fate attenzione che deve essere chiuso bene perché altrimenti vi esce. Ecco qua. E questo lo rimetto qui, poi vado a mettere questo dall'altra parte, faccio la stessa operazione. Attenzione, qua l'ho lasciato aperto, sono confusa, adesso ricontrollo quante maglie ho messo a destra e quante a sinistra. Allora, ecco l'altra. Schiacciate il più possibile, però mi raccomando la maglia deve rimanere come le altre, non andate a schiacciare proprio la maglia. Allora, un po' anche così, ridiamo la forma. Ok, allora, quindi li mettiamo in parallelo, controlliamo un attimo. Ecco qui, questa è la collana terminata, spero vi sia piaciuto e credo che possa essere anche una collana adatta alle nostre feste di Natale prossime. Grazie per la visione e alla prossima!